Ciao, sono Nicolò di Due Fuori una Capanna, sono rientrato da poco dal cammino francese verso Santiago, percorso 799 km, almeno questo dice la mia credenziale, e oggi voglio parlarvi di uno degli accessori più importanti per percorrere il cammino, probabilmente il più importante. Parliamo delle scarpe. Faccio questo video perché durante il mio cammino di Santiago ho visto diversi tipi di calzature e un pochino parlando con altri pellegrini che avevano già fatto il cammino prima di me e mettendo insieme un po' la loro esperienza con la mia conoscenza nel mondo dell'abbigliamento sportivo, ho pensato di fare questo video per darvi alcuni consigli, sperando vi servano a vivere al meglio il vostro cammino. Parto dicendo che io ho utilizzato queste scarpe per fare il cammino, sono delle La Sportiva Ultra Raptor. Si tratta di un paio di scarpe che ormai è la suola molto consumata, come vedete, ma ce n'è ancora, non pensavo mi durasse così tanto, che nascono per le ultramaratone. Le ho trovate veramente fantastiche, ovviamente ci vuole un po' di tempo perché si adattino al piede e mi raccomando, quando prendete un paio di scarpe usatele almeno un mese prima del cammino come ho fatto io. Ma a parte il modello di scarpe, questa non vuole essere una pubblicità per questo modello in particolare, il mio consiglio è di prendere scarpe traforate. Vedete che queste sono scarpe estremamente leggere, non sono impermeabili, e io parlo ovviamente di chi fa il cammino in estate, per l'inverno è un discorso a parte, e il fatto che siano molto traforate mi ha permesso di avere i piedi sempre molto asciutti. Quando i piedi non sono asciutti si formano le vesciche, quindi mi raccomando, ci vuole un paio di calzature che siano leggere, che non abbiano troppo peso, che non diano troppo peso alla vostra gamba e che soprattutto vi mantengano il piede asciutto. Non cedete però alla tentazione di fare il cammino con i sandali. Ho visto molte persone che a causa delle vesciche hanno provato a camminare in sandali. Questo è molto rischioso per quello che sono i vostri tendini e per quello che è in generale la struttura della gamba e del piede, perché purtroppo i sandali, salvo rarissime eccezioni, non sono abbastanza ammortizzati e non danno abbastanza protezione e supporto alla caviglia, quindi potrebbero generare una tendinite che a mio parere è molto peggio che alcune vesciche. Non mettete assolutamente qualcosa di troppo pesante. Ho visto in particolare persone inglesi piuttosto che del nord Europa fare il cammino con scarponi pesanti da montagna, completamente impermeabili, ideali per andare in mezzo metro di neve, assolutamente sconsigliati per un percorso comunque non impegnativo come è il cammino di Santiago, che non presenta rocce o percorsi esposti, percorsi complicati, e soprattutto con un clima medio alto, con una temperatura media alta, quindi assolutamente non scarponi da montagna pesanti. Questo perché ho visto tante persone che a causa degli scarponi hanno sviluppato tantissime vesciche. A proposito di vesciche, questi sono i miei consigli. Tre cose potete fare principalmente per evitare le vesciche, e parto dicendo che grazie a Dio ne ho avute soltanto due in tutto il cammino, in posizioni in cui avevo già qualche problema nel lato del piede e è sfociato in due vesciche che ho bucato, quindi in andare in 2 giorni me le sono tolte, non me ne sono più venute. Tre consigli, dicevo. Il primo, se potete dotatevi di calzini antivescica, ce ne sono alcuni molto buoni. Io ne ho usato una marca americana che si chiama Bright Sock e hanno un doppio strato, mi hanno permesso veramente, quando usavo quei calzini ovviamente, di stare molto comodo, sono morbidissimi. Secondo consiglio, usate una crema antivesciche o della vaselina, la potete trovare direttamente sul cammino oppure la potete comprare in Italia nei negozi specializzati. Terzo consiglio, il più importante, cambiatevi i calzini. So che è una rottura di scatole all'inizio, ma cercate di cambiarvi i calzini ogni 2-3 ore, soprattutto se piove o c'è tempo umido. Questo perché in quel modo il calzino sarà sempre asciutto, eviterete lo sfregamento e eviterete l'insorgere delle temute vesciche. Ne ho viste veramente tante di vesciche, persone che non hanno trascurato i loro piedi, prendetevi cura dei vostri piedi in cammino, e sono finiti con delle vesciche veramente fastidiose che potrebbero compromettere il vostro cammino. Mi raccomando, buon cammino a tutti quelli che sono in partenza, iscrivetevi a Due Fuori una Capanna e mettete like se avete voglia, se non avete voglia non fa niente. Ciao da Nicolò di Due Fuori una Capanna.